Certe volte mi verrebbe da dire, e anzi stavolta mi viene proprio da dire, ma voi che ne volete sapere? Ma che ne volete sapere voi? Che fate i fighi? Che cazzo ne volete sapere voi? Oh yeah, ma senior iOS, un signore sviluppatore iOS. Ma che ne volete sapere voi di sta cosa? Ma che ne sapete voi? Se io adesso a un certo punto dovessi chiedere allo sviluppatore senior iOS, ma qual è la risoluzione di questa immagine? Voi dice, la carico e c'è il sistema operativo che me lo dice. Perfetto. E se è un'immagine che non è supportata dal sistema operativo? In che senso non è supportata? Non è supportata. Il tuo sistema operativo, per esempio, si becca dei video in due formati, MOV, MP4. Tutto il resto non esiste. JPEG, TIFF, forse neanche quelle, PNG, HEIF, PSD, ma no, non esiste. Come si fa? Ma come cavolo si fa? A supportare un formato audio che non esiste, che non viene supportato dal tuo sistema operativo. Tu lo puoi fare perché la tua applicazione ha 1000 limiti, perché lì sono i limiti imposti dal sistema operativo, per cui se un formato di file non è supportato, probabilmente non è neanche sull'applicazione. Non è che puoi leggere i contenuti di una cartella, no. Apri il rollino fotografico. Cioè, tu sviluppatore iOS che ti senti tanto figo, e probabilmente lo sei anche tanto figo, stai lavorando su un subset piccolino di roba. Non dico che è un giocattolo, perché quello era le prime versioni di iOS erano veramente dei giocattoli, però non è che si possono fare tante cose. E il fatto che non si possono fare tante cose ti dà un vantaggio piccolino, no? Ed è il vantaggio che io dico, cosa ne vuoi sapere tu? Il tuo vantaggio è che se tu la tua applicazione può fare 7 cose, tu devi considerare 7 cose. Basta, non c'è un edge case, sì, magari ci sono degli edge case, ma l'edge case del formato non te ne frega niente, ok? Basta. Oppure la tua applicazione deve funzionare in foreground, perché in background, sì, c'è il background, ma non ci riguarda molto. Cioè, se l'applicazione viene messa in background, non è che in background può comprimere tonnellate di video in formati astrusi, no, cioè l'applicazione esiste solo quando viene usata, no? Al massimo ti può fare lo streaming della musica nelle orecchie, al massimo può caricare un file, sì, ma per il resto basta, non è che puoi star lì a fare analisi complicatissime che durano ore, perché poi il sistema operativo dice oh no. Cioè, vi rendete conto della cosa? La tua applicazione ha una finestra sola, che è quello schermo del telefono. Poi dice sì, ma potrei far sì, non cagare il cazzo con le versioni speciali per iPad, eccetera, eccetera, eccetera. La tua applicazione è una cosa semplicissima che sta in un riquadrino e basta. Poi ha delle grosse difficoltà di user experience, cioè come faccio a far sì che l'utente con questo schermino piccolino possa fare tutto quello che deve fare senza fare troppi tap? Giustissimo, eh? Ma quella è un'altra cosa. Partiamo dalle cose che devi fare, Perché poi le grosse cose le fa il sistema operativo. Un'applicazione su iOS che faccia delle cose veramente cattive, ma non c'è, ma perché non avrebbe senso? Perché l'utilizzatore medio iOS A non ha voglia di spendere una lira e B non ha esigenze, perché se dovesse avere veramente delle grosse esigenze avrebbe un computer, non dico un iPad, un computer. Perché? Perché se devi effettivamente lavorare, costruire delle cose, il telefono va bene forse solo se sei un social media manager, e anche. Però per il resto, se vuoi scrivere, se vuoi fare, cioè, per questo ti dico a te, cosa ne vuoi capire tu, che sei uno sviluppatore iOS che fai giochini, dove anche l'applicazione seria è un giochino. Poi l'applicazione può essere bellissima, può essere complicato, puoi passare un sacco di tempo a fare tweaking su alcuni pixel in modo tale che l'esperienza, la fruizione dell'applicazione da parte dell'utente sia la più fluida possibile. Però è questa roba qui, cioè in realtà non è che devi stare lì a smadonnare dicendo oh cazzo devo supportare l'MTS perché è un formato utilizzato dai professionisti. Quando tu passi dal business to consumer al business to business devi entrare nell'ottica del dominio su cui sto entrando. Ok? Notare che tutto questo è una prefazione, è un preambolo. Cosa significa entrare nella testa del dominio? Mettiamo caso che devi fare un'applicazione che fa il calcolo del dosaggio di un farmaco che viene utilizzata dai dottori per una casa farmaceutica. No, dai dottori in un ospedale, sulla base di un farmaco prodotto da una certa casa farmaceutica. Le case farmaceutiche mettono a disposizione dei dottori o dei siti web, o adesso ultimamente delle applicazioni, che fanno questi calcoli. Ti chiedono tutti i parametri del paziente, sia parametri comuni tipo peso, età, altezza, massa grassa, sti cazzi, e poi tutti i parametri della patologia su cui devono essere curati, nel senso quanti globuli bianchi c'hai, cioè magari ci sono mille parametri,
Sulla base di questi mille parametri l'applicazione ti dice devi dargli questo dosaggio per questi giorni, eccetera, eccetera, eccetera. È un bel algoritmo, no? Ecco, l'algoritmo è una parte ed è tra l'altro complicatissimo perché di solito quando le case farmaceutiche non è che ti danno uno schema dell'algoritmo, ti dicono oh, questo è il foglio Excel dell'algoritmo e tu devi fare reverse engineering di un foglio Excel di solito sviluppato da qualcuno la cui capacità di nominare le cose non è proprio l'ideale e poi devi anche passare attraverso un sacco di limitazioni, di condizioni del dominio, oltre a quello di imparare a comunicare con la gente della casa farmaceutica, che è tutta una cosa, ma anche la parte di approvazione, il fatto di come è strutturata l'applicazione, di quali cose che possono essere pubbliche e quali possono non esserlo, eccetera, 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 la registrazione, il login, il fatto che i dati del paziente non devono essere trattati con le giuste cautele, eccetera, eccetera, eccetera. Devi entrare nel dominio, ok? Le applicazioni business to business hanno questa cosa qua, devi entrare nella testa di chi fa il business e una testa che magari di pancia ti dice voglio fare le cose semplici e belle come Instagram e poi però ti devi scontrare col fatto che c'è la legislazione, c'è il fatto che le cose sono sempre state fatte in un certo modo per cui non è che puoi rivoluzionare da un giorno all'altro. Insomma, è un lavoraccio entrare nella testa del business. E se poi metti insieme queste due cose, applicazione desktop per macOS e business, le cose sono complicate. E il mio business è gente che fa video. E voi potreste dire, ma che problema c'è con il video? Il problema è con il video, che il video che i consumatori usano, è un video semplice. È un video, tu hai per fare il video? Fai partire la registrazione col telefono, la fai stoppare. O al più sei una telecamera. Se hai una telecamera, che cosa vuol dire? Devi scontrarti con un sacco di limitazioni dovute al timecode, dovute al codec, eccetera, eccetera, eccetera. E la cosa interessante è che molti codec professionali non sono supportati dal telefono e alcuni codec professionali non sono supportati neanche dal sistema operativo. E come fai? Magari sono supportati da Final Cut, ma non dal sistema operativo. Per cui se in Final Cut tiri dentro un MTS, lo leggi. Se lo apri con un sistema operativo dici no, è un file, non è un video. E tu però devi gestirla sta cosa qua. E come fai? E come fai? Cioè, come fai a considerare tutte le variabili e le varianti della cosa? Mm? La soluzione che io scelsi, ed è stata una soluzione vincente fino all'altro giorno, fino a ieri, fino all'altro ieri, probabilmente, è stata quella di avere una versione semplificata, limitata di FFmpeg che girava come una piccola applicazione internamente, ok? Ha sempre funzionato sta cosa qua. Questa cosa qua mi serviva essenzialmente per tanti motivi, nel senso supportare formati di video o di audio o di immagini che non erano supportati direttamente dal sistema operativo, fare la preview, estrarre la traccia audio e fare l'analisi del contenuto della traccia audio del genere, estrarre la traccia audio, fare una versione differente per fare la visualizzazione della forma d'onda. Ci sono tanti motivi per cui uno può utilizzare FFmpeg, un subset di FFmpeg. Ha sempre funzionato, però negli ultimi tempi avevo questo problema che vi ho detto, avete presente, cioè il sovraccarico dell'intelligenza artificiale, il sovraccarico della memoria, eccetera, 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 eccetera. Il fatto che a un certo punto le cose rallentassero senza motivo. E alla fine, ieri, o l'altro ieri, in un momento di lucidità, coadiuvato da diverse fonti, ma stavolta non direttamente da ChatGPT, ma da Stack Overflow, o neanche da Stack Overflow, ho visto una luce. Ho capito quale poteva essere l'origine di quasi tutti i miei problemi. Però prima di questo avevo risolto l'occupazione di memoria creando due applicazioncine che facevano l'elaborazione delle immagini. In pratica ho scritto un'applicazione a linea di comando molto semplice che occupa 550k, che non sono pochi ma non sono neanche tanti oggi, che prende un'immagine o prende un filmato e prende un frame dell'immagine e fa tutte le elaborazioni di intelligenza artificiale e di analisi che faceva prima internamente Discontent e restituisce il tutto direttamente come un JSON con tutte le informazioni. Non solo, ma fa anche la riduzione dell'immagine, fa la preparazione della preview, esportata anche questo come un campo data all'interno del JSON in 550k, che non sono tanti ma non sono neanche pochi ma non sono neanche tanti. Se pensate che un'applicazione mediamente occupa qualcosa come 200 mega. Tra l'altro questa applicazione carica al volo il modello di intelligenza artificiale che ho sviluppato io
per l'analisi del framing, della composizione. Cioè, modello che sta all'interno dell'applicazione. Cioè, in veramente pochissimo spazio ho tirato fuori questa singola applicazione che viene lanciata e fa tutta sta roba qua in tempi molto brevi. Ve l'avevo già raccontata sta cosa. Ho aggiunto un'altra applicazione che fa la stessa cosa per creare la preview della waveform. Questa volta andando a copiare un codice veramente cagato fuori da ChatGPT in modo tale che fosse minimale, l'applicazione occupa pochissimo. Occupa un po' di più, nel senso occupa tipo 150k perché tira dentro un po' di librerie, tipo le librerie audio-video, e funziona. It does funziona e mi dà la preview con un piccolo delay rispetto a avercela dentro, però con un sacco di risparmio di memoria e di sbattimento. In pratica adesso la mia applicazione ha 3 chiamate a queste applicazioni esterne che sono dentro in punch nell'applicazione vera e propria, che fanno queste cose. Cioè, una è la mia applicazione che fa l'analisi delle immagini, una è l'applicazione che fa l'analisi dell'audio e un'applicazione che fa le conversioni video e audio in modo tale da avere le preview quanto più piccole possibile, però caricate anche queste. E a un certo punto le cose rallentano fino a fermarsi. E ho visto che si fermavano in punti strani, in punti diversi dell'applicazione. Cioè, mi sono chiesto, ma perché? Perché questa cosa qui, cioè che funziona 10 volte, poi all'11ª no, dove 10 è 3000 volte. Per 3000 immagini, per 3000 file funzionava, 3000 rotti, a un certo punto inizia ad andare in cancrena. Allora ho cercato di capire quale potesse essere il problema. E cavoli, sono arrivato alla conclusione. Forse. La conclusione è che a un certo punto le tubature si riempiono. E che cazzo vuol dire? Pubblicità. Che non so quanto sia passato per voi, per me è passato tanto tempo, quasi una settimana, e nel corso di questa settimana un sacco di cose sono cambiate. Per cui quello che stavo per raccontarvi, che era tutta una tubatura di merda, non è servito a niente. Io pensavo che il problema dipendesse dal fatto che a fuori di fare tantissime chiamate CLI si riempissero le pipe, però mi sembra di aver capito che non è quello il problema. Alla fine l'analisi che ho fatto l'altro ieri è semplice, c'erano troppi thread aperti. Perché? Allora, credo che una delle cose più divertenti sarebbe fare le puntate di questo podcast con mia moglie di fianco, in cui cerco di spiegarle le cose, perché intanto gliele spiego e si vede che a lei non gliene frega un cazzo. Però cerco di essere interessante, diciamo che una volta ogni 3 mesi fa finta di ascoltarmi, un po' come dire vabbè dai, diamogli il contentino, se no veramente la sua autostima fa cagare, se poi non lo ascolto ancora peggio. Come vi ho detto, io ho sviluppato questo sistema perché facesse le cose in parallelo. In pratica, se tu vai alle poste, ci sono 4 sportelli, prendi il tuo numerino, il primo che si libera entri, ok? E siamo a posto. Però se hai, che ne so, la posta c'ha 8 sportelli e c'hai 4 dipendenti e magari dici cazzo, ma ci sono anche gli sportelli, non è che potete mettere qualcuno così va più veloce, anche perché non ci sei solo tu in fila, non sei dietro 2 o 3 persone, ci sono tipo 30.000 persone in coda. Con 30.000 persone in coda comincia a essere un pochettino problematica la cosa, no? Dove invece di essere 30.000 persone in coda e 30.000 fai il video o audio o immagini da analizzare e devi insomma muoverti un pochettino. Allora ho detto vabbè, diciamo che uno può scegliere quante persone mettere allo sportello della posta per essere servito. Che poi queste cose qui le capiamo noi boomer, perché i giovani non neanche sanno che cos'è la posta. Cioè, cos'è che la posta? È quella banca col colore giallo e le scritte blu? No, in realtà la posta una volta consegnavi i pacchi, adesso ha deciso che non gliene frega più niente. Grazie a chi ha privatizzato, ecco. Quando io divento il re del mondo, statalizzo tutto e vaffanculo. Un servizio come la consegna di posta, lettere, pacchi, eccetera, eccetera, deve essere garantita per sempre e dovete morire, cazzo, altro che servizi finanziari. Ma vaffanculo, anche PostePay, via. Proprio, ve la prendete, la straccio e ve la infilo su io dove. Vabbè, questo è un'altra questione. Vabbè, il problema è semplice. Se dici, oh, ho la posta, ho 8 sportelli, metto 8 stronzi impiegati a servire queste persone qui, queste 30.000 persone in coda prima o poi verranno servite. Sì, che così è abbastanza vero. Però c'è un problema. Fino a qui andrebbe tutto bene, eh? Il sistema va anche abbastanza bene, funziona ed è anche abbastanza solido. C'è un problema ed è semplice. Cosa succede se un impiegato delle poste si addormenta intanto che sta facendo il suo lavoro? Tu sei lì che sta servendoti e poi si addormenta, così, modello tira fuori il cuscino,
L'abajur spegne tutto e si mette a dormire davanti a te che sei lì che lo aspetti. Allora, nel mondo reale le cose funzionano così: a un certo punto bussi sul vetro, alla terza busso sul vetro prendi una spranga e gliela dai in testa all'impiegato delle poste che non c'ho di fare un cazzo, che poi non è più vero perché non essendo più statale, sono tutti dipendenti a rischio, no, mica tanto, vabbè, avete capito la questione. Nel mondo dei computer sei lì che aspetti perché tu processo, non sei una persona in coda, sei un processo e dici vabbè, ci metterà quel che ci metterà. Però se tu sai che mediamente ci impieghi un secondo a gestire il tutto, anzi no, facciamo anche 10 secondi a gestire il tutto, dici facciamo, ti do 2 minuti di tempo per gestire sta cosa. Ma a un certo punto dopo 2 minuti dice oh, che è successo? Mettiamo che a questo punto il dipendente si è addormentato e non si sveglierà mai più. A molte persone nel mondo succede di addormentarsi e non svegliarsi mai più il giorno dopo. Capita, oh. Viene chiamata morte probabilmente, ma per adesso chiamiamola addormentarsi, per non svegliarsi mai più. Che fai? E cosa fai? Cioè, rimani lì imbambolato? Che potrebbe essere una soluzione. Oh, questo unico stronzo e non viene servito. Vabbè, su 30.000 ne abbiamo persi 5 o 6. Però non funziona così, non va bene. Allora, tendenzialmente l'idea è che se dopo 2 minuti questo qui non viene cagato, tu neanche ritorni in coda, cioè vai al primo libero. Non perdi la priorità. Bella, no? Così è figa, funziona. È morto un dipendente delle poste, una tragica morte sul posto di lavoro. È morto addormentandosi, è un po' meno tragica. È morto dormendo intanto che stava servendo un cliente, ancora meno tragica, però tendenzialmente così facendo te hai perso 2 minuti, tutti gli altri sono passati avanti in 10 secondi, 10 secondi, 10 secondi, tu 2 minuti, però a un certo punto te ne esci dalle poste e ti fai i cazzi tuoi. Però il problema è ad allocare lo spazio, ok? Perché vedete, i paralleli col mondo, col mondo reale sono diversi. Nel mondo reale hai 8 dipendenti che sono lì, ognuno al suo sportello. Il primo numero è il numero 1, arriva il numero 1, viene servito, poi il numero 2 da qualcun altro. Quando ha finito di essere servito il numero una persona, l'impiegato dello sportello dice numero 10 e il numero 10 va avanti. Però questa cosa qui, ma io conosco sta ragazza, abita qui adesso e ha una Tesla. Cazzo ci fai qua? Pensavo che abitasse a Milano. Aspetta che adesso devo capire se è lei veramente. Personaggio discutibile, carina, ma non vorrei mai essere il suo fidanzato, suo marito, perché poi spuntano le corna dal monte. No, non sta andando lì, non è lei, però magari probabilmente anche lei fa spuntare le corna dal monte. Nel mondo dell'informatica, nel mondo reale, tendenzialmente quando uno finisce l'impiegato delle poste è sempre quello. Nel mondo dell'informatica è un po' più problematica la cosa. È un po' più problematica, perché più o meno, a seconda di come l'avete gestita, l'impiegato della posta, dopo che ha servito la persona, muore, puff, esplode. Che potrebbe essere anche una cosa nel mondo reale interessante. Servi una persona, poi muori esplodendo. Cioè ti annichilisci, basta. La persona è andata via, il tuo compito è finito, muori. E nel mio sistema, una volta che si è liberato uno sportello, ma non c'è più l'operatore, viene creato e non creato un nuovo impiegato delle poste, che si mette lì a servire. E va avanti così. Che funzionerebbe tendenzialmente. Finisci di servire, tu muori, viene creato un altro al tuo posto e va bene. Quanti ne vengono creati? Al massimo il numero degli sportelli che hai messo a disposizione è 8. Però anche questa cosa qui è un po' problematica. Perché se uno degli impiegati si addormenta, lo sportello è lì. E vabbè, allora puoi dire che se dopo 2 minuti il tizio lì non c'è, il tizio lì non ha servito, vuol dire che è andato in time out, allora creiamo un nuovo sportello e serviamo la persona che era in coda, che stava lì in attesa. E quello che si è addormentato, che non è morto, che si è addormentato, perché nel mondo dell'informatica puoi addormentarti senza morire, addormentarti per anni senza morire. E quello che si è addormentato? Ma soprattutto così facendo, ogni volta che dici vabbè quello si è addormentato, lo consideriamo come non utilizzabile, ci mettiamo la scritta sopra, cioè sportello non agibile, lo scrive proprio col pennarello, appiccicato con lo scotch. Avete presente che sono i veri segnali d'allarme, non sono mettete il cappello, le scarpe antinfortunistica. Il vero segnale d'allarme è un foglio A4 scritto a penna, magari con tanti tratti per sottolineare ogni parola, guasto. Quello è il vero segnale d'allarme. Quando qualcuno scrive guasto così,
ha più senso. Pensateci, se un ascensore lo trovate, beccate un cartello stampato bene, plastificato con sopra scritto guasto, boh, sì. Se invece vedete una cosa scritta a penna, male, col foglio strappato, cazzo lì proprio, lo capite che lì c'è proprio il veramente guasto. Vuol dire che qualcuno ha perso del tempo, delle energie, dello sbattimento, un impiegato comunale, un impiegato statale, un impiegato di qualsiasi tipo, ha perso del tempo per strappare un foglio e scrivere tracciando più volte a penna la parola guasto. Vuol dire che non è guasto, è fottutamente guasto, no? Per cui ci mettete il cartello guasto e basta. Però il problema è che così facendo gli sportelli da 8 diventano 9. Ok, uno non sta facendo niente, ma è lì. E lì in qualche modo gli stai pagando lo stipendio. Ecco, questo è il problema, che gli stai pagando lo stipendio. Il computer sta pagando lo stipendio al dipendente comunale che sta dormendo, che dal punto di vista del processo dice, vabbè, che me frega, sono cazzi tuoi che non ti accorgi che sta dormendo. Però cacchio, non è così triviale la cosa. Perché se poi si accumulano delle cose, a questo punto magari gli sportelli diventano 9, 10, tu hai sempre 8 sportelli attivi, però magari ne hai 3.000 di gente che sta addormentando. Non solo, perché a un certo punto il fatto di avere questi 3.000 sportelli, oppure avere anche solo 1.000 sportelli occupati da gente che dorme, è un pochettino ti consuma risorse di sistema, ok? Per cui è sempre più complicato gestire questa cosa qui. E arrivi al punto in cui hai 3.000 sportelli addormentati, il sistema è talmente lento che comunque ogni persona che è lì in coda impiega più di 2 minuti e va in time out. E questa cosa allora esplode esponenzialmente. E no buono, perché questa cosa qui è effettivamente quello che succede. Per qualche motivo il sistema rallenta perché ha altre risorse impiegate da qualche altra parte. E per cui impiega molto più tempo a eseguire i propri compiti, magari perché intanto che stai facendo l'analisi dei dati, stai facendo un rendering bello massiccio. E fatto sta che il primo rallenta, va in time out e a questo punto inizia a crearsi una sorta di catena infinita di processi che sono andati in time out ma non sono stati killati, neanche processi, scusate, thread che sono andati in time out ma non sono stati uccisi dal sistema, che creano un intasamento totale globale. Non credo di averla spiegata benissimo, sarebbe venuta meglio con un disegnino, però me lo tengo buono per la prossima volta il disegnino. Io vado. Oh, madonna, che traffico. Vai, pausa pubblicità. La soluzione a cui voi sicuramente avete pensato, perché ci ho pensato anch'io, è quella: ma se a un certo punto tu sei un dipendente comunale delle poste, che è un bellissimo ossimoro, però vabbè, un dipendente delle poste si addormenta, la persona che è in coda rimane lì, dice, dopo 2 minuti dice, ma sai che c'è, basta, e allora viene servito da qualcun altro e fin qui siamo tutti a posto. Quando ti accorgi che il dipendente in questione si è addormentato, ma non puoi ammazzarlo, imploderlo? Sì, ma non è così semplice, perché dal punto di vista del sistema operativo delle chiamate, anche degli esempi che ci sono, non è così triviale la cosa. Fare un processo che viene ucciso. Perché la realtà è questa. Come si fa a stabilire un timeout? La realtà è questa, e questa diventa la cosa interessante. Quando tu inizi a servire un dipendente, hai il singolo sportello, c'è il dipendente dello sportello che inizia a servire la persona. Ma in quell'esatto momento che inizia a servire, viene generato un altro dipendente comunale che sta di fianco a lui con un orologio. Ok? E questo dipendente ha l'unico compito, si addormenta, e l'orologio ha una sveglia dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti si sveglia e vede cosa sta succedendo. Se il processo precedente è stato servito, dice, ok, perfetto, implode anche lui. Però il suo compito è, nel momento in cui c'è ancora il tizio in coda, lui lo vede e dice, aspetta, tranquillo, apre un nuovo sportello, fa servire la persona in coda e poi scompare, ok? Per cui già adesso capite che per ogni sportello ci sono 2 dipendenti delle poste che agiscono e che devono essere un pochettino gestiti in qualche modo. E anche la questione di cosa succede quando finisce, alla fine l'ho gestita in maniera differente. C'è un altro dipendente con una sveglia che suona ogni decimo di secondo e controlla quanti sportelli sono occupati. Se ci sono meno sportelli occupati di quante abbiamo specificato, allora crea un nuovo dipendente comunale, dipendente delle poste, e agisce e va avanti così. Se tutti gli sportelli sono occupati, niente, aspetta il prossimo decimo di secondo dove si risveglia
e fa fare questa cosa qua. E va avanti finché non è tutto finito. Capite? Allora, in tutto questo, l'unica cosa, l'unico punto che va un pochettino è il dipendente, cioè quando sono passati 2 minuti, il dipendente si sveglia e vede che quello di fianco a lui è addormentato e blocca tutto, gli deve sparare. Gli dice, senti, sai che c'è? È stato bello, ma non è neanche stato bello, ti sparo, ti ammazzo male, in modo tale che tu ti annichilisci e finalmente possiamo servire il tizio e liberare questo sportello. Perché il nostro problema è quello, che abbiamo gli sportelli non sono infiniti. Allora, uno potrebbe dire che c'è uno sportello per ogni thread, per ogni core del proprio PC, del proprio Mac. In realtà le cose sono molto più complicate, perché così facendo avremo delle dimensioni leggermente differenti. In realtà si sta spostando verso questa architettura con i task che sono legati ai processori, però per l'architettura che sto usando io, che è un pochettino più vecchia, che è un pochettino più performante, un bel po' più performante, devo avere questo tipo di vincolo. E questo tipo di vincolo è questo, nel senso capire come far svegliare il dipendente dopo 2 minuti e fargli uccidere quello lì che sta ancora lavorando. Perché non è così facile? Perché a livello di sistema operativo queste cose qua sono di livello molto basso. A livello perché man mano che ci si alza di livello, man mano che l'astrazione è più elevata, man mano che le cose sono più semplici, si va a cercare di togliere eventuali complicazioni. Le eventuali complicazioni sono, ma quello si è addormentato, diamogli un time out, dopo un certo tempo esso deve morire. Ed è lì che mi voglio concentrare oggi, perché avevo sviluppato questa tecnologia ma non ero molto soddisfatto della cosa e dava comunque gli stessi problemi. Voglio capire se tutti gli aggiornamenti che ho fatto dalla parte opposta della gestione degli sportelli mi può dare la possibilità di far sì che questo singolo dipendente possa essere killato senza grossi problemi, perché una volta trovata questa soluzione qui probabilmente riesco a normalizzare il tutto. Non so quanto sono stato chiaro. Probabilmente chi ne sa di informatica, e soprattutto chi ne sa di informatica di una volta, questa roba la capisce. I giovani moderni che appunto sviluppano su iOS e non si fanno tante idee sul multithreading, magari si fanno delle idee del processo in background, però un processo in background è una cosa, il multithreading massiccio è un'altra cosa. Cioè noi stiamo cercando di utilizzare tutti i core del processore direttamente, non dicendo facciamo questa operazione matematica con questa bella chiamata e pensaci tu. No, oppure facciamo questa analisi di intelligenza artificiale con questo modello e poi pensaci tu. No, in questo caso siamo noi che dobbiamo pensarci e siamo noi che dobbiamo allocare le risorse. E il sistema che utilizza Apple per gestire questa cosa non è così ottimale, non l'ho trovato bello e soprattutto non gestisce molto bene i timeout. Per cui, cioè, il problema è sempre quello, nel senso killare il processo che ci sta mettendo tanto, perché per qualsiasi motivo può succedere. Veramente qualsiasi motivo può succedere che una chiamata a un'applicazione esterna, anche se è interna e comunque esterna, vada in timeout. Perché? Perché magari il file è corrotto e il risultato non è compatibile, l'applicazione sta cercando di leggere la stessa cosa all'infinito. Ok? Anche lì, dagli un certo numero di volte, dopo 3 volte che ci riprovi, questo file è corrotto e ciaone. Vabbè, insomma, avete capito il mio grosso dilemma. Mi piacerebbe dirvi che l'ho capito anch'io, ma potrei cambiare idea ancora altre 100 volte prima della fine dell'anno. Questa non dovrebbe essere l'ultima puntata della stagione, per cui non vi racconterò la raba e la fava, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché probabilmente l'ultima puntata della stagione sarà ascoltiamo la canzone della sigla per l'ultima volta, che poi dalla prima puntata del nuovo anno ci sarà la nuova sigla. Bene, direi che facciamo l'ultimo spazio pubblicità. Piccolo spazio pubblicità. È tutto disordinato, è tutto molto empirico e fatto male. Sì, ma così è la mia vita e soprattutto in questi giorni dove sto terminando 1, 2, 3 spot per l'Italia e 1, 2, 3 spot per l'estero, oltre ad aver preso, che culo, un video per un convegno medico che deve essere pronto il 30 dicembre, ottimo, capite che sono un po' arranco tantissimo e dicevo, arranco tantissimo e stanotte mio figlio ha deciso che alle 11:30 voleva svegliarsi da giocato fino alle 2 e mezza. Arranco arranco tantissimo e non so bene come andare avanti.
Ormai questa applicazione è una sorta di barzelletta, cerco di prenderla per tale perché poi per il resto il mio lavoro sta andando molto bene, il mio primo lavoro, questo secondo lavoro è una barzellettona perché non so mai, non so neanche se riuscirò a finirla, quest'app, ma se un giorno riuscirò a farlo sono convinto che sarà un'app della Madonna. Ma ormai non so, grazie di che mi seguite. Queste tecnologie video o audio, se mi avete visto in video siete invitati calorosamente a mettere un like, a scrivere un commento. Se mi avete visto ascoltate in audio siete invitati a fare la stessa cosa, ma per quanto riguarda il like sulle varie piattaforme di streaming, per quanto riguarda il commento andare sul gruppo Telegram, lo trovate nelle note dell'episodio, telegram.me/technopillsriot, e per capire come interagire. Altrimenti ragazzi, questa cosa qua serve a me come pensatoio, come valvola di sfogo, come terapeuta personale, che in realtà è soltanto uno specchio. Interessante come terapia, la terapia dello specchio. Probabilmente esiste già una roba del genere, ma non siamo noi a volerne parlare qui, anche perché non siamo titolati per farlo. A valle di tutta questa spatafiata, se state ascoltando questa roba in audio, troverete l'ennesimo riassunto di ChatGPT che meriterebbe di essere potenziata in maniera un pochettino più interessante, ma in questo momento non ci sto riuscendo, per cui ve la beccate così com'è. Che altro aggiungere? Niente, grazie di avermi ascoltato e ci vediamo fra qualche giorno. Ci sentiamo fra qualche giorno, ci annusiamo tra qualche giorno. Ciao!